voci distorte. Cominciamo oggi un percorso per imparare a fare questo. Wow! Wow, yeah! E già che ci siamo, anche questo. I wanna learn to say this way! I wanna learn! Quello di oggi sarà un video molto molto importante. È la prima volta, dopo tantissimi anni che lavoro sulle distorsioni, io ho iniziato a cantare proprio solo distorsioni quando ero molto giovane, quindi 15 anni, 14-15 anni. Poi nel tempo insomma ho perfezionato la cosa e ho combinato chiaramente i miei esperimenti a uno studio insomma più strutturato del canto. Insomma, per farla breve, tra tutto è una ventina di anni che lavoro sulle voci, 6 anni che il mio studio è stato pubblicato, diciamo, la prima volta che l'ho esposto è stato durante la voce artistica, quindi si parla di 6 anni fa. Oggi è la prima volta, quindi dopo tanto tempo, da tanto che voglio farlo, che pubblico un video per fare degli esercizi, per imparare, per avvicinarci alle distorsioni. Quindi quelli di cui parleremo oggi sono esercizi di attivazione. Dobbiamo capire che cosa significa, per cui farò al solito la breve spiegazione fisiologica, volta poi agli esperimenti pratici, per cui non mi dilungherò tantissimo, ma in modo che possiamo capire che cosa stiamo andando a lavorare. Per farlo faccio subito un'analogia. Mettiamo di essere un computer e dobbiamo imparare a fare una cosa nuova, dobbiamo imparare le voci distorte. Noi non stiamo però andando a lavorare sull'hardware, sulla parte fisica di questa macchina. Ho bisogno di lavorare sulla parte software, ho bisogno di lavorare sulla mente. Non è tanto come aggiungere un pezzo o potenziarne uno, ma è più come scrivere un programma diverso. Dobbiamo creare un percorso sinaptico nuovo, dobbiamo mettere in contatto la nostra mente con la nostra laringe. L'idea è proprio che devo costruire una coordinazione, per cui mi serve la freschezza della mia mente, mi serve un'attenzione particolarmente fertile, quindi devo fare degli esercizi di attivazione. Come mi andrò a muovere? Innanzitutto capiamo che cos'è la distorsione per poi andare a analizzare il metodo che vi propongo. Impariamo questa cosa, la nostra laringe ha alcune funzioni all'interno del nostro corpo, la sua funzione principale è quella di essere uno sfintere. Questo che cosa significa? Significa che la laringe, come prima cosa, è stata strutturata dalla nostra evoluzione per chiudersi ermeticamente quando dobbiamo compiere uno sforzo fisico. Ce ne accorgiamo se per esempio afferriamo la seduta della sedia dove stiamo seduti e cerchiamo di sollevarla. La laringe si contrae proprio per permettere all'aria di rimanere nei polmoni, ai muscoli del tronco di entrare in tensione su questo cuscinetto d'aria e rimanere eretto e poter appunto compiere questo sforzo in sicurezza. Ma interviene anche quando abbiamo bisogno di espellere, quindi sia quando andiamo al bagno e una reazione simile ce l'abbiamo quando dobbiamo ad esempio rimettere del cibo, per esempio. Scusate questi esempi così folcloristici, ma effettivamente sono importanti, dobbiamo rapportarci in maniera molto scientifica alla cosa. E adesso vedremo perché. Quindi la laringe va a chiudersi quando compiamo uno sforzo fisico. Però la laringe ha anche la funzione di vibrare, proprio perché le corde vocali sono all'interno della laringe, per permetterci di fare dei suoni e quindi di comunicare. Quindi nel nostro software, nel nostro computer, di default, ci sono questi due programmi per la laringe, che sono uno, vibra per fare dei suoni, per comunicare, chiuditi per fare uno sforzo. La distorsione sta da qualche parte qua nel mezzo, in realtà le distorsioni, ovvero sono la combinazione dell'azione fonatoria e di quella sfinterica. Per cui, soprattutto se parliamo di suoni intonati, noi parliamo di vocal crunch, quindi di uno studio che io ho fatto sulle vocalità distorte, ma che comunque hanno un'intonazione, quindi al momento non parliamo di growl o di scream nella loro forma pura, ma di intonazione, quindi di suoni distorti intonati. Quindi il modo più logico per imparare questi suoni è mettere queste due funzioni, una
di seguito all'altra e passare da una all'altra, sempre più lentamente, indagando che cosa accade nel mezzo. Che cosa succederà? Dipende. Non è per tutti uguale. Succedono cose diverse in base alla nostra impostazione vocale, succedono cose diverse in base alla forma della nostra laringe, del nostro corpo e alle nostre attitudini, alle nostre, come dire, ci sarà qualcosa che ci sarà più predisposto di natura, qualcosa invece dove dovremo indagare più approfonditamente. Intanto la cosa importante sarà scoprire una zona, diciamo fra queste due funzioni, dove siamo in grado di tenere un suono nel tempo, non significa ore, ma almeno qualche secondo, in comfort. Va da sé che la grande attenzione va proprio sulla muscolatura dell'appoggio. Stiamo comunque combinando una fonazione all'idea di fare uno sforzo fisico che in sé per sé, se lo facciamo soprattutto ad alte pressioni, è nocivo. Quindi dobbiamo appoggiare tantissimo, cioè la dinamica deve essere minima e devo cercare il più possibile di utilizzare la muscolatura ispiratoria per diminuire la tensione del fiato. Ora, la parte teorica esplicativa si conclude qui. Cominciamo con la parte pratica. Gli esercizi al solito non li pubblico su YouTube, li trovate su Patreon e su Patreon trovate anche gli esercizi di riscaldamento della voce in base al vostro fenotipo, per cui i miei voxologi adesso, prima di continuare questo video, dovranno riscaldarsi la voce con gli esercizi che hanno preferito o che preferiscono in questo momento del loro percorso e poi dopo si comincia. Invece per chi mi sta seguendo su YouTube e avrebbe interesse a studiare, insomma approfondire un pochino meglio queste cose, vi ricordo che c'è Patreon, appunto. Il livello Voxology costa 10 euro più VAT, quindi saranno circa 12 euro al mese e potete andare a fare i vostri esperimenti. È anche previsto il rimborso, lo dico sempre perché almeno uno può provare questo strumento via video, vedere se gli interessa, se gli ha dato qualcosa, decidere di mantenere l'abbonamento, perché per l'appunto io pubblico ogni mese, oppure no. Io ci tengo a dire che ringrazio tantissimo la mia fresca ma molto molto come dire, motivata e motivante community di Patreon, perché sono sempre di più e quindi ecco, credo nel tempo mi sbatterò sempre di più per cercare di offrire un servizio sempre migliore, perché sono tanti e super affamati di sapere cose. Ma amo tantissimo anche tutti i miei follower su YouTube, perché ho sempre commenti positivi, mi date veramente desiderio di fare bene questa cosa, quindi grazie mille.